Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vi stupirò ragazzi con effetti speciali, perché andremo a vedere un modulo con uno stile di gioco che io non utilizzo praticamente mai, e si può dire veramente mai, perché chi mi segue da più tempo, comunque più affezionati ai miei video, che io ci tengo sempre in qualsiasi occasione a ringraziare caldamente, sanno benissimo che gioco di solito con contropiede, qualche volta contrattacco. Adesso ultimamente stiamo provando un po' il possesso palla per variare qualcosa, però ragazzi oggi andiamo subito a vederlo, non perdo in altre chiacchiere. Allora, questo ragazzi è il modulo con vie laterali. Attenzione, ve l'avevo già preannunciato nel precedente video, per chi l'ha visto. Se non l'avete visto ovviamente vi invito ad andarlo a recuperare nella mia home. Dunque ragazzi, un modulo fighissimo, devo essere sincero, un modulo che l'ho provato perché ho detto vabbè, vediamo un attimino com'è. Io non sono uno di quei crossatori seriali, infatti delle volte faccio fatica perché mi devo ricordare invece che con vie laterali devo principalmente giocare sulle fasce. Però ragazzi comunque devo dire che è una cosa che funziona. Purtroppo abbiamo voglia di criticare quelli che giocano solo a cross, quelli che hanno il caller davanti o l'Haaland di turno e ci sparano 8 gol perché palla in mezzo cross gol, palla in mezzo cross gol, quindi però ragazzi è una cosa comunque che funziona. Mi duole dirlo perché ripeto, io non sono un fan di questo tipo di gioco fatto così solo di traversoni, però ragazzi chi lo utilizza da un lato, se vuole vincere le partite, non sono nemmeno del tutto contrario, perché comunque alla fine è una meccanica di gioco purtroppo buggata nella quale si segnano tanti gol, e me ne sto accorgendo anche io perché veramente faccio di media 3-4 gol a partita. Quando riesco ad andarmene in fascia, che mi ricordo di andare sulle fasce e crossare, ragazzi, si segna. Il 90% dei casi si segna. Tra l'altro ho rispolverato dalla mia tribuna, quella dimenticata, però la parte dello stadio dimenticata, ho rispolverato questo Milik ragazzi che ha delle statistiche che non dicono nulla se andiamo a guardare la velocità, il possesso stretto, il dribbling, insomma un giocatore molto mediocre. Però ragazzi io vi devo dire la verità, è un giocatore che a me diverte molto, perché intanto è un fulcro di gioco, quindi lui riesce anche a proteggere bene la palla, quindi a far salire la squadra, primo. Ma secondo ragazzi, poi quando metto le palle in mezzo, nonostante non sia 1,98 ma sia 1,86, ragazzi segna. Palle in mezzo, Milik di testa, gol. Guardate, l'altro giorno ha fatto 89 partite giocate, vabbè, questo ovviamente io adesso lo sto utilizzando da un paio di giorni, quindi di queste 89, 80 le avevo già giocate, le ultime 9 sono praticamente giocate in questi pochi giorni. E comunque ragazzi ha fatto di media un 2 gol a partita. Quindi comunque ragazzi abbiamo modo di testare. Allora vabbè, partiamo dalla difesa ragazzi. Il vie laterali intanto, quindi dobbiamo capire come si comporta. Il vie laterali è un po' una sorta di passaggio lungo o comunque di contropiede, nella quale però le ripartenze sono appunto sviluppate principalmente sulle fasce, tanto che i giocatori, quando noi abbiamo la palla ad esempio con il nostro mediano, il nostro Pirlo o il nostro Verà, si tendono proprio ad allargare. Perché? Perché devono crearsi appunto l'ampiezza, la profondità per poter andare in fascia e o continuare l'azione, quindi magari con un passaggio al centro, un passaggio filtrante, o comunque andare poi al traversone. In porta ragazzi io vi consiglio di mettere chi volete voi, diciamo che da questo punto di vista non ci sono tante recriminazioni da fare. Io ho lui e va bene, è uno dei più forti del gioco. Poi ragazzi, difensori centrali, io metto 3 stili diversi, ma quello che vi consiglio sempre di fare è incontrista e 2 sviluppo ai lati. Io metto questo incontrista Van de Ven, trovato poco tempo fa dai post settimanali. Ragazzi, un giocatore molto molto valido, veloce, forte, segna di testa quando gli capita ovviamente, ha un ottimo contatto fisico. Ragazzi, è una carta che mi piace molto. A destra ragazzi ci metto questo terzino difensivo Paolo Maldini, un giocatore incredibile, ma vi consiglio, se non avete lui, di metterci comunque un buon sviluppo perché comunque siamo con una difesa a 3 ragazzi, cioè potenzialmente potrebbero andare bene anche 3 sviluppo,
però il discorso è che rimane un po' troppo in linea la situazione. Infatti, come potete notare, io ho abbassato su un pelino Van de Ven, perché comunque in contrista lo voglio un pelino più basso. Poi c'è chi dice questi abbassamenti così non cambiano nulla, però io un pochino ci credo e per scrupolo lo faccio. Ho notato che comunque un pelino forse più indietro rimane, quindi Joe Maldini è una carta stratosferica, anche lui, non c'è bisogno che ve la presenti, può fare anche il terzino, addirittura anche il CL, ma secondo me va benissimo da difensore centrale, si comporta simil sviluppo, ripeto. E Beckenbauer, ragazzi, anche lui non ha bisogno di presentazioni, una carta molto molto valida, con, come avete potuto notare, tutti quanti valori, soprattutto per quanto riguarda la velocità, sopra i 90, ragazzi, perché la velocità, ve lo ripeto e ve lo ribadisco, è fondamentale secondo me. Certo, è importante anche giocare con le tattiche, con le istruzioni, scusatemi, con i parametri difensivi, quindi con ovviamente una buona difesa da 90, 91, 92 e via dicendo. Però ragazzi, anche la velocità, secondo me nei difensori i due parametri che vanno principalmente regolati appunto sono la velocità e la difesa. Poi la tecnica e la finalizzazione, chiaramente non ce ne facciamo nulla, il colpo di testa sì, il contatto fisico sì, quindi tutti i parametri difensivi, diciamo, che può avere il giocatore vanno tutti, diciamo, ben livellati. È importante secondo me soprattutto però concentrarsi molto sulla velocità. Perché? Perché comunque, ragazzi, se becchiamo un Romario di turno, un Eto'o di turno o un Messi, ci lasciano sul posto, mentre in questa maniera ci riusciamo a giocarcelo un po' di più. Infatti, come potete notare, guardate, queste carte hanno tutti questa, diciamo, falsariga di build. In mediana, ragazzi, io ci metto un incontrista perché ho questo Vieira che secondo me è uno dei più validi attualmente sul gioco come mediano, è fortissimo, ragazzi, recupera qualsiasi pallone. Però va bene anche un collante, ragazzi, ve lo dico perché l'ho provato, va bene anche un mediano collante. Diciamo che con un incontrista poi dobbiamo andare a dare comunque magari l'istruzione, con un collante possiamo a quel punto giocarcela anche senza istruzioni, anche se io per scrupolo gliela darei lo stesso, ragazzi, perché purtroppo nel gioco spesso e volentieri i giocatori fanno un po' come gli pare a loro e di conseguenza ci scombinano un po' la situazione, anche perché in questo ruolo, questo modulo, ragazzi, è fondamentale avere lì davanti una buona copertura, una buona barriera, perché abbiamo sì tanta affluenza di giocatori in attacco, tanto movimento soprattutto dalla metà campo in su, però ragazzi dietro dobbiamo essere bravi, dobbiamo stare attenti, non farci prendere, diciamo, dal panico quando magari vediamo che c'è un attaccante veloce sulla fascia, quindi muovere correttamente i difensori. Dobbiamo essere, insomma, in sostanza allenati bene in difesa. Una difesa 3 ovviamente comporta qualche rischio in più rispetto a una difesa 4, una difesa 5. Andrea Pirlo, ragazzi, un bel tra le linee, come lui ci voleva proprio in questo modulo, perché chiaramente quando noi giochiamo qui davanti con questi signori, avere uno scarico con i piedi di Pirlo sicuramente non è per niente male. Capisco che chiaramente non tutti possiamo avere Pirlo, ma ci sono tante altre valide alternative sempre come tra le linee, una su tutti ad esempio Modric o Pedri, che sono due giocatori molto simili a lui da questo punto di vista, non velocissimo però comunque molto forte difensivamente e tecnicamente, e si va a completare appunto un po' con il nostro amico Vieira, che invece a differenza di Pirlo è un pelino meno tecnico ma un po' più veloce e comunque ottimo in fase difensiva. Partiamo, ragazzi, dall'esterno destro. Io ci metto un terzino offensivo, va bene anche uno specialista di cross o un'ala prolifica. Io diciamo che avendo Cafu prediligo lui, anche perché comunque volendo, se voglio coprirmi, lo posso abbassare e farlo diventare terzino, quindi comunque se voglio coprirmi un pochino di più. Altrimenti comunque, ragazzi, può fare molto bene anche la fase offensiva. Ripeto, terzino offensivo anche alla prolifica, dipende un po' che tipo di carta vogliamo noi. Io vi consiglierei più magari due terzini, proprio per il discorso che all'occorrenza sto vincendo 1-0, partita tiratissima, abbasso tutto, ragazzi, li faccio diventare terzini e via. Però ovviamente
ci possono essere situazioni in campo invece nella quale dobbiamo attaccare maggiormente, magari più utile a quel punto, ecco, un Insigne sulla fascia piuttosto che un Cafu, comunque un giocatore con altre caratteristiche sicuramente più offensive. Dall'altro lato invece io ci metto comunque Kostic. Questo Kostic, ragazzi, l'ho riscoperto un pochino da quando ultimamente con la Juve ha ripreso un po' quello che era il suo ruolo dei primi tempi di Kostic, comunque un giocatore non spettacolare sicuramente vedendolo giocare, però comunque efficace, e anche nella realtà comunque li sta comportando in questa maniera. Quando gioca sta riuscendo a essere nuovamente quindi efficace come i vecchi tempi, ed è soprattutto, ragazzi, uno specialista di cross, quindi è un giocatore che fornisce dei cross perfetti per Milik, ed è la cosa che a me con questo tipo di gioco mi interessa maggiormente, perché avere un giocatore che qui sì mi fa la finta però poi non arriva in fondo o non crossa bene, allora, ragazzi, a quel punto giochiamo con un altro stile di gioco, tanto se senza fare cross va bene a quel punto anche un contropiede dove sviluppiamo un po' e un po' e pace. Però con questo stile, ragazzi, vi ricordo, si crossa molto, ma la cosa, ripeto, è divertente. Qui dietro le due punte principalmente ci metto questo Insigne che ho vinto per mia botta di fortuna da poco, ed è un'ala prolifica. Io qui, ragazzi, vi consiglio o un'ala prolifica o un giocatore chiave, per come ho visto io la situazione. Però c'è un'altra sorpresa. Qui dietro, ragazzi, ci sta molto bene, e ve lo faccio anche vedere, il nostro caro amico Bebeto. Perché? Perché è un senza palla, ragazzi, e proprio l'altro giorno durante dei match l'ho testato, fa, ragazzi, dei movimenti pazzeschi. Ma questo Bebeto, ragazzi, non lo so se forse perché era delle prime carte delle leggende uscite nel gioco, ma veramente si muove molto molto bene, fa sempre, in qualsiasi ruolo in attacco lo metto, fa comunque sempre il suo. Infatti è una carta che io tendo spesso e volentieri a portarmi dietro, anche se è una carta vecchia e sicuramente oggi ci sono attaccanti più forti in giro, non lo metto in dubbio, però, ragazzi, è una carta che comunque io lo metto, mi piace, mi diverte e fa il suo, quindi tanto di cappello e lo facciamo giocare. E più che altro, ragazzi, ecco, un senza palla, quindi attenzione, perché senza palla fra il giro degli attaccanti forti, cioè non ce ne sono tantissimi, la maggior parte sono opportunisti, rapaci d'aria, attaccanti di rientro, ma senza palla, fatevi un giro, ragazzi, andatevi a vedere quanti attaccanti senza palla forti parliamo, quindi gente comunque che può giocare in seconda divisione, in prima divisione, ci sono. Sicuramente se ci sono non ne troviamo tanti. Quindi dicevo, qui va bene, ragazzi, uno di questi ruoli, o anche un attaccante di rientro. Diciamo che questo è un po' un ruolo di intersezione, cioè un ruolo un po' che deve venire sia indietro a comunicare con appunto Pirlo, Kostic e via dicendo, ma anche comunque all'occorrenza inserirsi. È per quello che io dicevo, secondo me un giocatore chiave può essere interessante anche un regista creativo, anche se tenderà a buttarsi un pochino meno. Un'ala prolifica, ragazzi, ho notato comunque che lui fa molto bene il suo movimento. Il senza palla era la sorpresa, ragazzi, resta a voi provarli. Io li sto provando tutti, attualmente mi sto trovando bene con lui, con questa ala prolifica appunto, e di conseguenza utilizzo lui. Poi in avanti, ragazzi, questo Milik è veramente, come ho detto prima, stratosferico, mi sta piacendo molto, è un fulcro di gioco, quindi riesce a far salire molto bene la squadra. Queste sono le sue statistiche, ripeto, nulla di eccezionale ma davvero efficace, e a fianco a lui un opportunista come Kylian Mbappé. Ragazzi, qui è importantissimo invece mettere opportunista e fulcro di gioco, almeno per come gioco io, perché se mettiamo due opportunisti rischia che ci si buttino tutti in avanti, e comunque, ragazzi, noi dobbiamo invece creare gli scambi con Milik. Io perché ho messo lui punta? Perché Milik fa salire la squadra, riesce a smistare l'azione e di conseguenza mi allarga tutto sulle fasce per poi andare a colpire di testa, quindi importantissimo. Istruzioni individuali, ragazzi: difensivo su Vieira, quindi sul nostro mediano, ancoraggio su Milik, importantissimo, contropiede sempre su Milik e il contropiede sulla seconda punta, che è praticamente in questo caso Lorenzo Insigne.
La panchina, ragazzi, ve la faccio vedere velocemente, mi porto un po' i giocatori per sostituire quelli che ho, 2 esterni, 2 difensori, 2 centrocampisti, barra 3 con anche Modric, Ildiz che può fare molto bene il ruolo di Insigne, Rummenigge che lo mettiamo al posto di Mbappé, perché comunque è un opportunista e questo Rummenigge, pur essendo vecchio, ragazzi, mi piace, è una carta che gioca e segna. Bebeto è l'asso nella manica, come lo chiamo io, un altro peso da un altro ragazzotto di questi alti e un po' lentoni come Wigros, l'ho comprato perché mi serviva appunto un fulcro di gioco che avesse un po' queste caratteristiche, di conseguenza lo testiamo, anche se comunque una carta parametro zero chiaramente, quindi che possiamo reperire tutti, ma allo stesso tempo lascia un po' sicuramente il tempo che trova. E Snyder come regista creativo, perché? Perché dicevo che comunque in quella posizione in seconda punta può starci anche un regista creativo, dipende un pochino noi come vogliamo giocare, oppure possiamo anche abbassarlo come trequartista e quindi avere un 3-2-3-2 fondamentalmente, che non è anche quella male come idea, bisogna ragazzi provare, testare, perché poi possiamo stare fino a dopodomani parlando di cosa sarebbe meglio questo e quest'altro, alla fine le soluzioni poi si trovano durante le partite in game, con cosa noi ufficialmente ci troviamo meglio. Quindi ragazzi, io vi invito come sempre a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, a seguire il canale qualora appunto vi piacessero anche altri video, io ne sarei molto contento. Tra l'altro, se passate dai link che trovate in descrizione, ci sono appunto gli ingressi per Amazon e Gamivo, 2 piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi ribassati, e a voi non costa nemmeno un centesimo di più, ma semplicemente è un modo per supportarmi. E inoltre, per chi volesse proprio completare l'opera, ci sono anche gli abbonamenti aperti al canale, quindi gli abbonamenti a un prezzo di €1, massimo €2, ragazzi, trovate praticamente dei contenuti esclusivi dedicati, ma soprattutto la possibilità eventualmente anche di avere dei video personalizzati su di voi e di giocare con me. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate, io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Trans, ciao!